Unisciti a me mentre affronto la sfida di costruire la mia forza interiore giorno dopo giorno e scopri se riesco a diventare più resiliente. So cosa stai pensando. È difficile, è scomodo, non ne ho voglia. Bene, lascia che condivida con te un piccolo segreto. Il successo non consiste nell'avere il desiderio, il successo consiste comunque nel farlo. Il successo consiste nel continuare ad andare quando ogni fibra del tuo essere ti sta urlando di arrenderti. Vuoi conoscere la differenza tra la media e l'eccezionale? Non è il talento, non è la fortuna, non sono le circostanze, è l'azione. Un'azione costante, persistente e infrangibile, il tipo di azione che non aspetta che la motivazione colpisca come un fulmine. Il tipo di azione che crea la propria motivazione attraverso la pura forza di volontà. In questo video imparerai come coltivare la tua forza interiore giorno dopo giorno, trasformando le sfide in opportunità. Mettiti comodo e se non lo hai fatto, iscriviti al canale per essere sempre più uniti, ma soprattutto, condivide per chiamare a tutti quelli che magari hanno bisogno. Raccontaci la tua storia e che hai fatto, se ti riconosci in questo video. Io oggi ti racconterò uno degli tanti esempi che ho visto nella mia vita. Marco, un compagno di classe e grande amico, intelligente però, noto per la sua pigrizia. Ogni giorno rimandava tutto ciò che doveva fare, preferendo stare a letto o perdere tempo. I suoi genitori erano disperati, non per quello che avevano sognato per il loro figlio, ma per lui stesso, per la vita che lo avrebbe aspettato. Quello che non sapevano era che Marco stesso, nel profondo di se stesso, laddove si compiaceva ad ascoltare quella voce che lo bloccava tutte le mattine, era profondamente scontento della sua vita. A volte mi chiamava, però, allo largo del tempo, le conversazioni si hanno ridotto a semplici monologhi miei perché lui non aveva mai niente da raccontare, immerso nella sua terribile, monotona quotidianità, sopraffatto da una totale sfiducia in se stesso. Tutti i miei risultati, vari momenti della mia vita, le condividevo con lui, raccontarle di più le difficoltà affrontate. Era un semplice modo di non sentirsi giudicato, ma sottilmente, dimostrando che con piccoli sforzi era possibile. Una mattina squillò il telefono e rispondendo, sentì solo questo: ho deciso. La voce tanto conosciuta però, il tono totalmente nuovo, il tono di un uomo deciso, pieno di fiducia in se stesso. Ho sorriso e, come sempre, affrontato la giornata più contenta del solito. Non l'ho richiamato perché avevo capito che il tempo adesso era tutto suo, era il suo momento. Passato un anno, un splendido pomeriggio a rispondere ad un numero nuovo, una straordinaria sorpresa. Era Marco. Davanti ad un caffè avevo non solo un bell'uomo, ma una persona decisa, sicura di lui e, nonostante all'inizio, aveva iniziato una carriera promettente. Sembrerebbe un'ironia della sorte. Negli anni di scuola i problemi più difficili in matematica le risolveva lui. Ce l'aveva fatta. Semplicemente, quella voce del io cosciente ha potuto zittire la voce della sua ombra, del io subconsciente. Tutti abbiamo queste due voci dentro di noi, quel io che vuole comodità, facilità e soddisfazioni rapidi, lo stesso che dice di dormire di più, di non impegnarci troppo nel nostro lavoro, che chissà i risultati forse prima o poi arriveranno. Però abbiamo anche un altro io, superiore, che non solo capisce il valore della soddisfazione tardiva, ma è disposto a fare sacrificare un piccolo piacere di piccola durata per ottenere una soddisfazione e benessere per il resto della vita. Marco si impuntò, giorno dopo giorno, sfidando quella vocina interiore che gli diceva di arrendersi. Alla fine ha vinto lui. Non era più il ragazzo pigro di una volta. Ora era un uomo determinato, disciplinato e soprattutto fiero di ciò che aveva ottenuto. Aveva imparato che la vera vittoria era quella su se stessi, ma soprattutto che non hai impossibile. Non sono ciò che mi è successo, sono ciò che ho scelto di diventare. Carl Gustav Jung. Era esattamente ciò che aveva fatto Marco. E tu, che ne pensi? Molte persone lottano con battute d'arresto e delusioni, spesso sentendosi sopraffatte o sconfitte dalle sfide della vita. Pensano di non essere abbastanza brave, di non essere abbastanza forti, di non riuscire a gestire ciò che la vita lancia contro.
Ma cosa succederebbe se ti dicessi che sono proprio quelle lotte che possono essere il catalizzatore per la crescita e la trasformazione? E se ti dicessi che hai il potere di trasformare questi ostacoli in trampolini di lancio per la crescita personale e l'emancipazione? Ci siamo passati tutti, sentendoci bloccati, come se non stessimo andando avanti, come se non fossimo abbastanza bravi. È un circolo vizioso e può essere difficile liberarsene. Ma il fatto è che non dobbiamo lasciare che quelle lotte ci definiscano. Non dobbiamo lasciare che ci trattengano. Possiamo imparare a elevarci, a trovare la lezione nella lotta e a usarla come carburante per spingerci in avanti. Non è facile, lo capisco. Ci vuole coraggio, ci vuole resilienza e ci vuole la volontà di affrontare le nostre paure a testa alta. Ma la ricompensa ne vale la pena. La ricompensa è una vita con uno scopo, con passione, con soddisfazione. Quindi come ci arriviamo? Come costruiamo quella forza interiore, quella resilienza che ci consente di riprenderci dalle battute d'arresto e continuare ad andare avanti? Una delle strategie più potenti che ho trovato è la consapevolezza. Essere presenti nel momento, essere consapevoli dei nostri pensieri ed emozioni ed essere gentili con noi stessi. Non si tratta di evitare le sfide, si tratta di affrontarle a testa alta, con un senso di curiosità e apertura. Un'altra strategia è il dialogo interiore positivo. Il modo in cui parliamo a noi stessi è importante e usando affermazioni positive possiamo riprogrammare il nostro cervello per concentrarci sul positivo, su ciò che possiamo fare, piuttosto che su ciò che non possiamo. Esplora strategie pratiche per sviluppare la resilienza, tra cui consapevolezza, dialogo interiore positivo e definizione di obiettivi raggiungibili. Stabilire obiettivi raggiungibili è fondamentale perché ci consente di creare slancio, di costruire fiducia e di iniziare a vedere progressi. Ed è allora che avviene la magia, è allora che iniziamo a credere in noi stessi, è allora che iniziamo a vedere che siamo in grado di raggiungere qualsiasi cosa ci prefiggiamo. Ma ecco il punto, non si tratta solo di strategie, si tratta di mentalità. Si tratta di adottare una mentalità di crescita, una mentalità che dice posso imparare, posso crescere, posso superare. Si tratta di essere disposti a correre rischi, a uscire dalle nostre zone di comfort e ad affrontare le nostre paure a testa alta. Si tratta di essere gentili con noi stessi, compassionevoli e comprensivi quando commettiamo errori. Quando iniziamo a sviluppare quella resilienza, quando iniziamo a coltivare quella forza interiore, iniziamo a vedere il mondo sotto una luce diversa. Iniziamo a vedere le sfide come opportunità, come trampolini di lancio per la crescita personale e l'emancipazione. Iniziamo a vedere che siamo in grado di superare qualsiasi cosa, di raggiungere qualsiasi cosa ci prefiggiamo. Ed è una sensazione potente, una sensazione di libertà, di emancipazione, di forza interiore. Il momento cruciale arriva quando ti rendi conto che gli ostacoli possono essere trampolini di lancio per la crescita personale e l'emancipazione. È quando ti rendi conto di avere il potere di scegliere come rispondere alle sfide, di scegliere come presentarti al mondo. È quando ti rendi conto di non essere una vittima, che sei un individuo potente, capace e forte che può superare qualsiasi cosa. E mentre guardiamo indietro al nostro viaggio, mentre guardiamo indietro alle lotte, alle battute d'arresto e ai trionfi, ci rendiamo conto che ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena perché siamo cresciuti, abbiamo imparato e siamo diventati più forti, siamo diventati più resilienti, più sicuri di noi e più potenti. Riassumiamo l'importanza della resilienza e come piccole pratiche quotidiane possano portare a una forza interiore duratura. Quindi, ricorda, costruire la forza interiore non è un evento una tantum, è una pratica quotidiana. È una scelta che fai ogni giorno per presentarti, affrontare le tue paure e scegliere come rispondere alle sfide. Non pensare mai che è troppo tardi perché non è così. La vita inizia davvero a 40 anni. Fino ad allora si sta solo facendo ricerca. Carl Gustav Jung. Se hai trovato utile questo video, lascia un commento con i tuoi pensieri e guarda i miei altri video per altri suggerimenti sullo sviluppo personale.